Allora, mio nonno vi parlerà di aperigine, che una aperigina deve scappare, ma noi è andata male. oggi nell'apiario di Roberto III è un apiario posto in una zona bellissima. Vi faccio vedere, state vedendo il panorama che si vede da questo apiario. Siamo arrivati, abbiamo trovato 2 sciami attaccati a un pero che poi era anche abbastanza lontano dall'apiario, ma come succede i peri in Sardegna, peri selvatici sono una calamita per gli sciami. Abbiamo trovato questi 2 sciami che vedrete che abbiamo poi recuperato. Dopo aver recuperato questi sciami abbiamo iniziato a lavorare sulle arnie. La mia attenzione è stata attratta da un'arnia che aveva sul tettuccio del suo portichetto un gran numero di api morte. Mi sono avvicinato e ho capito subito che si trattava di uno sciame che praticamente si era attaccato al tetto dell'arnia, come vi mostro nelle immagini di repertorio, che ho 2 foto di sciami che si erano attaccati nella identica situazione in cui si è attaccato questo, però questo ha avuto la disavventura di incappare in giornate molto fredde e piovose ed è praticamente morto di freddo e di fame. Una situazione in cui io credo i cambiamenti climatici abbiano messo sicuramente lo zampino. A me in 40 anni non era mai successo di trovare uno sciame morto di freddo e di fame, né all'esterno delle arnie né all'interno di un'arnia. Qualcosa sicuramente sta cambiando. È certamente un apiario molto esposto al vento, specialmente quello del sud, che poi non è un vento particolarmente freddo, qualche volta lo può essere, e sicuramente lo è stato in quei giorni che noi non siamo andati in apiario perché pensavamo che con quel tempaccio che c'era sicuramente non sarebbero usciti sciami, e invece questo è capitato, e quello che vi presento adesso è la documentazione di quello che è successo. Quello che mi ha commosso in questa storia è che, come documentano le immagini, lo sciame era composto anche da un gran numero di fuchi che erano a pochi centimetri da un'arnia che per loro, dall'imboccatura di un'arnia che per loro avrebbe rappresentato la salvezza, e invece sono rimasti con caparbietà attaccati allo sciame con cui erano usciti e sono morti di freddo assieme alle operaie e la regina che componevano lo sciame. Guardate qua cosa è successo: la morte di uno sciame. Questo è uno sciame che sicuramente è uscito, si è attaccato al bordo di quest'arnia e poi è arrivato il freddo e l'ha ucciso, è morto di fame e di freddo. Guardate che sorpresa che abbiamo trovato. Se fosse successo in un albero in campagna non l'avremmo mai visto, invece è caduto qua quello che è rimasto e poi il resto è qua davanti all'arnia. Però non è, queste api morte non dipendono dall'arnia, ma dipendono dallo sciame che si è attaccato qui sul tettuccio e poi è morto. Provo a guardare con la mano a vedere se riesco a individuare la regina. Vedete, ci sono fuchi, ci sono api operaie, e qui in Sardegna ci sono stati 2 giorni continuati di pioggia e praticamente le api sono morte di fame. C'era un freddo, insomma non freddissimo, però una temperatura non idonea alla loro sopravvivenza se non avevano scorte, e sono morte. Non so se riesco a farvi vedere dove è finito
una parte importante dello sciame morto. Questa è una zona molto ventosa, vedete qua lo sciame è tutto qua, molto ventosa, e purtroppo la famiglia è uscita nel momento sbagliato ed è rimasta tutto qua. Questo è uno sciame poverino che non si meritava sicuramente, vedete ci sono fuchi, lui si è attaccato alla parete dell'arnia, però poi ci ha lasciato la pellaccia per il freddo, vedete quante api che ci sono, ed è successo proprio in corrispondenza, si sente, sono morbide, è successo in corrispondenza di quelle piogge che ci sono state. Noi non siamo venuti a controllare gli sciami, ovviamente non ci aspettavamo che uscissero, invece lo sciame è morto, poverino. Come sempre vi ricordo, iscrivetevi al mio canale e nel prossimo video torneremo a parlare della prevenzione della sciamatura con la distruzione delle celle reali. Nel video precedente a questo vi ho mostrato il metodo normale che si fa senza scuotere le api nei telaini, e nel prossimo video invece vi mostrerò un metodo un pochettino più rapido che in un poco più di 60 secondi vi permette di controllare un nido di un'arnia e distruggere tutte le celle in esso presenti, discutendo anche delle problematiche legate all'utilizzo di questo metodo e quali sono quindi i vantaggi e gli svantaggi della sua applicazione. E ora che abbiamo capito bene di che cosa si tratta, sarà l'occasione giusta per approfondire meglio l'argomento legato alla tempistica. Quindi quali sono le motivazioni che hanno spinto la mia azienda a tendere più verso i 7 giorni piuttosto che i 10 canonici che normalmente si utilizzano, e magari qual è la problematica quando si superano questi 10 e quindi si va in un terreno pericoloso che ancora può garantire che la famiglia non sciami, però le cose cominciano a diventare un pochettino più complicate. Ai prossimi video, grazie. Le regine che scappano.